Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del leone, anche ascendente leone, anche luna in leone, anche Venere in leone. Andiamo a vedere oggi cosa devi lasciare andare per aprire la porta del tuo destino. È un video che ti permetterà proprio di comprendere e di cooperare con il tuo destino, anziché fuggirlo o subirlo. Allora, ragazzi e miei ragazzi, partiamo subito. Metto il mio promemoria qui. Chiedo al mio amante mistico, spirito guida, di creare questa bellissima narrazione per te, affinché tu abbia la gioia della cooperazione, della visione, della bellezza e della libertà. Leone, cosa devi lasciare andare per aprire la porta del tuo destino? Prima carta, cosa sei chiamato a lasciare andare? Un vecchio attaccamento, un sistema? Andiamo a vedere qual è la soglia, cosa sei chiamato a lasciare andare. Sai che cos'è il 3 di bastoni, no? È l'abitudine ad aspettare il momento perfetto per iniziare qualcosa. Allora, molte volte sentiamo che dentro di noi, no, c'è qualcosa che vuole nascere, però diciamo no, vabbè, poi lo facciamo. No, vabbè, dai, poi lo facciamo. Aspettiamo di sentirci più pronti, più sicuri, più riconosciuti. Pensiamo sempre che ci manchi qualcosa prima di agire. Non ci manca niente. Ci manca solo il coraggio di fare il passo successivo. E quindi questa carta ti sta dicendo che tu hai già costruito molto più di quanto tu riesca a vedere. Cioè, le esperienze che hai vissuto, le cadute, le gioie, tutto ti ha preparato per questo momento. Eppure una parte di te aspetta sulla riva, perché la riva è conosciuta. E il mare invece è il mistero. Ma come ti dice questa carta con la bella bacchetta magica del mago, vai. Cioè, magari questa cosa riguarda un lavoro che sogni da tempo, o magari riguarda una relazione che desideri vivere in modo diverso, oppure un progetto che continui a rimandare. O semplicemente una parte di te che sta chiedendo di essere espressa senza chiedere continuamente il permesso di essere giusta, di essere riconosciuta. Cioè, c'è una cosa di te che stai aspettando. Nel profondo senti che è arrivato il momento, però stai aspettando qualche cosa. E il 3 di bastoni non è la carta dell'attesa, è la carta della partenza. Quindi la soglia che stai attraversando è questa, cioè smettere di guardare la tua vita così, no, da lontano e iniziare a viverla. Cioè, il destino non ti sta chiedendo di aspettare, nessun segno, ti sta chiedendo, forse questo video è un segno, ti sta chiedendo di diventare tu quel segno lì, cioè fai il passo, ok? Sai, nei Rider White tradizionali c'è la nave già in porto, no? Quindi devi salire a bordo, ok? Vediamo, qual è il demone alleato? Cioè, perché fai fatica a lasciarlo andare? Può essere una paura qua, incontriamo l'ombra. Demone alleato. Perché analizziamo sempre troppo razionalmente le cose. Qua abbiamo il re di spade. Sai perché? Perché tutti noi abbiamo imparato che per non soffrire o per sentire meno dobbiamo controllare tutto con la mente. Quindi lo sconosciuto qua ti fa paura, no? C'è una parte di te che pensa di dover avere sempre la risposta giusta, di dover capire tutto, di dover prevedere tutto, di dover prendere sempre la decisione perfetta. Così, no? Il re di spade, mentre continua a pensare, la vita aspetta, la vita aspetta. E questa carta ti dice che la tua mente è stata per tanto tempo una grande alleata, cioè ti ha aiutato a superare dei momenti difficilissimi, ti ha dato anche ordine quando stavi dentro al caos. Per questo non è che devi combatterla, devi dirle semplicemente grazie, adesso puoi riposare, adesso ci penso io, che è la volontà dell'anima. Cioè c'è una grande differenza tra usare la mente ed essere governati dalla mente.
È questo che ti sta tenendo ferma o fermo oggi. Non è la mancanza di possibilità, ma è il bisogno di capire tutto prima di buttarti, prima di partire, di avere tutte le certezze prima di scegliere, di sentirti impeccabile prima di mostrarti. Però la vita non funziona così. Cioè, il re di spade ha paura di perdere il controllo. Invece tu, da buon leone, sei nata o sei nato per avere fiducia nel tuo fuoco. Allora, quando lasci che sia solo la mente a guidarti, il tuo cuore rimane in silenzio, fermo. Quando invece metti la mente al servizio dell'anima, tutto cambia. Cioè, la mente diventa uno strumento della tua anima, non una prigione. Allora c'è una parte della tua vita che stai aspettando, cioè un aspetto della tua vita lavorativo, amoroso, familiare, cioè in quale parte della tua vita stai aspettando di avere la certezza assoluta invece di fidarti di quello che senti nel cuore. La tua mente non conosce il tuo destino, cioè il tuo destino lo conosce quel fuoco che stai sentendo dentro, quando hai il coraggio di fare il primo passo. Cioè, questo mi stanno dicendo, hai già pensato abbastanza, adesso è il momento di vivere. Come vivi, ok? Qual è il dono nascosto? Cioè, cosa hai imparato da quello che lasci andare? La medicina nascosta. Cioè, il dono che contiene questa emozione se la attraversi con consapevolezza. Bellissimo. Cioè, guarda un po', la sciamana delle emozioni, è uscita la regina di coppe. Allora, per anni hai lasciato che parlasse soprattutto la mente. E adesso ti dice, fai guidarti dalle emozioni. Tutto quello che hai vissuto ti ha insegnato una cosa fondamentale, a fidarti di quello che senti. Io credo che per tanto tempo tu hai cercato di controllare le emozioni, hai cercato di anestetizzarle a volte, o hai cercato di capirle con la mente razionale, di metterle da parte, di mostrarti sempre forte. Le emozioni non chiedono di essere controllate, altrimenti, siccome le emozioni sono gli dei, altrimenti gli dei ti asfaltano, lo sapete bene, no? Chiedono proprio di essere amate, ascoltate, e quando impari ad ascoltarle diventano la tua bussola, vai dove senti. La regina di coppe è una persona che non ha paura della propria sensibilità ed è in quello che ha trovato la sua forza. Sa stare davanti a un dolore senza scappare, non si vergogna di mostrarsi, sa vivere una gioia senza temere che finisca, se la vive tutta, sa amare senza perdere se stessa. E oggi questa carta ti sta dicendo che anche tu puoi fare lo stesso, anzi devi fare lo stesso. Magari c'è un'emozione, secondo me, che stai continuando a giudicare continuamente, cioè ad anestetizzare, magari a sentirla meno. Può essere una tristezza, può essere una paura, può essere una nostalgia, può essere un senso di vulnerabilità. Ma se ti fermassi ad ascoltarla un attimo, tu scopriresti che è arrivata per potenziarti. Le emozioni sono proprio il linguaggio con cui l'anima ti parla. Allora, qual è questa emozione che stai continuando a respingere? Perché è l'unica che ti vuole mostrare la strada, eh. Allora, mi stanno dicendo di smettere di avere paura di quello che senti. Perché? Perché il tuo cuore lo sa già dove devi andare. Cioè, l'emozione non è il problema, è quando la subiamo da vittime invece di entrarci in collaborazione, mi spiego? Ok, vediamo qual è la nuova visione, cioè chi puoi diventare oltre a questa soglia, cioè la versione di te che nasce adesso cambiando prospettiva, chi puoi diventare? Guarda un po' se non mi usciva il mago, allora te lo stavo già dicendo quando è uscito qua il tre di bastoni che ti ho nominato il mago, no? Ho detto vabbè non glielo dico ancora, poi glielo dico dopo, e infatti è uscito il mago, chi puoi diventare? La nuova versione oltre a questa soglia, colei che co-crea con il proprio destino. Allora, il mago ha fatto il podcast sul viaggio erotico negli arcani che mi parla esattamente della capacità tua di sbaragliare ogni ostacolo mentale che si frappone sul tuo cammino. Ok, ti consiglio fortemente a farlo perché il mago mi dice la nuova versione di te è quella di saper co-creare con gli dei, cioè la tua volontà allineata alla volontà cosmica significa che vai a manifestare cose senza intoppi.
Cioè vai a manifestare la vita senza ostruzioni di sorta, mi spiego? Oltretutto il mago ti dice una cosa importantissima, ti ricorda che hai già tutto quello che ti serve per iniziare, mi spiego? Quindi devi smettere di cercare fuori perché le cose ce le hai già. Magari per tanto tempo hai pensato che ti mancasse sempre qualche cosa, cioè, non ho abbastanza esperienza, non ho abbastanza sicurezza, non ho abbastanza tempo, voglio più conferme, voglio più appoggi, ma il mago arriva e ti dice guarda bene, hai già tutto. Hai delle qualità che magari stai dando per scontate, hai una sensibilità che ti permette di comprendere le persone, hai un'intelligenza che sa trovare le soluzioni, hai un fuoco creativo che aspetta solo di essere espresso. Soprattutto hai un'esperienza di vita che nessun altro può avere perché è la tua. Quindi la nuova versione di te è una persona che smette di dire vabbè quando sarò pronta o pronto lo farò e inizia a dire con quello che ho oggi io posso già creare qualcosa di fantastico. Cioè il mago è colui che riconosce di avere tutti gli strumenti e li usa. Magari hai sempre guardato quello che ti mancava, invece questa carta ti invita a guardare quello che possiedi già. Mi spiego? Cioè, quello che possiedi già è quello che ti serve per realizzare il tuo destino. Poi c'è un'altra cosa che questa carta ti sussurra, cioè che il mago è una persona che smette di disperdere la sua energia, cioè sceglie cosa fare e mette tutto insieme, no? Cuore, corpo, spirito, crea qualcosa che prima non esisteva. Allora io ti dico, se smettessi di pensare a quello che ti manca, che cosa potresti creare già da oggi con quello che hai? Perché la magia non nasce quando ricevi dei doni nuovi, nasce quando riconosci il valore di quelli che hai già. E come vi insegno sempre, la magia è l'arte di operare cambiamenti con la forza di volontà. E siccome tu hai già tutti gli strumenti, la tua forza di volontà ti porta a realizzarli, i tuoi obiettivi. Cioè, forse non ti sei resa non ti sei resa ancora conto di quanto sei già pronta o pronto. Questa è una chiamata alla fiducia. Ok. Quinta carta, il fuoco del destino. Quale energia devi incarnare per manifestarti pienamente? Abbiamo già visto, però vediamo. Qualità da risvegliare. Non sei sola o solo per creare delle cose. Il 3 di denari è il fatto di colui che non si vergogna di chi è, di cooperare, di dire idee all'interno di un gruppo, di sentirsi riconosciuta, cioè di avere un valore. Mi spiego? E soprattutto il 3 di denari mi dice anche che non sei sola o solo a realizzare il tuo destino. Anche l'umiltà di costruire insieme, che significa riconoscere che nessuno realizza il suo destino completamente da solo. Magari sei abituato a pensare che devi dimostrare di essere forte, che devi farcela senza chiedere aiuto, che se chiedi sostegno o aiuto significa che non sei abbastanza. Però questa carta ti dice esattamente il contrario. Cioè, le persone più grandi non sono quelle che fanno tutto da sole, sono quelle che sanno creare alleanze, che sanno condividere una visione, che sanno riconoscere il valore degli altri senza dimenticare il proprio però. Quindi il Tre Denari ti invita a uscire dall'idea che il tuo talento debba rimanere chiuso dentro di te, ma il tuo talento prende vita quando viene messo al servizio del mondo, di una causa, di qualcosa. E io credo che il destino adesso ti porterà a incontrare delle persone importanti qua, eh. Guarda che carte. Cioè nuove amicizie o collaborazioni, clienti o compagni di viaggio. Oppure il destino proprio ti farà capire che è arrivato il momento di farti vedere per quello che sai fare veramente. Va bene? Cioè è molto forte questa lettura. Non ti viene chiesto di essere perfetta o perfetto, ti viene chiesto di essere disponibile anche a crescere in questo tuo talento. Allora mi dicono che ogni incontro che farai qui con queste persone diventerà una porta. Senti, ti faccio una domanda, perché secondo me ci sono già queste persone o una persona, con chi potresti costruire qualcosa di bello? Invece magari di continuare a portare tutto il peso sulle spalle. Oppure quale talento stai tenendo nel cassetto
perché aspetti di essere, di sentirti perfetta, perfetto, invece è già quel talento che hai, che sta tenendo chiuso, può essere già un dono per qualcuno, mi spiego? Cioè, mi dicono che diventerai un punto di riferimento. Sì, bellissimo. Allora, sesta carta, il messaggio dell'anima, cioè quale porta si apre quando lasci andare? Cosa ti dona il destino quando smetti di trattenere quello che deve essere lasciato andare? Guarda un po' se non usciva la giustizia, i meriti, il karma positivo, ti ritorna tutto. Perché questa cosa fa parte di un karma familiare. Allora tu lo pacifichi tutto, avrai risultati in questi termini. Cioè, questa carta ti dice che quando smetti di trattenere quello che non appartiene più al tuo cammino, ritrovi finalmente il tuo equilibrio, cioè ti senti proprio a posto. Forse per tanto tempo hai cercato di ottenere qualcosa, magari volevi un riconoscimento, volevi una conferma, la dimostrazione che avevi ragione. Forse hai continuato a portare sulle spalle delle situazioni che ormai chiedevano soltanto di essere lasciate andare. La giustizia arriva e ti dice: non devi più combattere per dimostrare chi sei. Devi semplicemente essere in accordo con te stessa. Questa carta parla di verità, di vedere le cose per quello che sono, senza più giudicarle, senza più raccontarti storie che ti tengono ferma perché qua devi andare. Allora, quando lasci andare quello che è finito, il destino ti restituisce qualcosa di stupendo, la libertà di essere chi sei, autentica, autentico. Quindi la pace con il tuo passato ti dà la giustizia, pacificazione degli eventi del tuo passato. Significa che smetterai di permettere a ciò che è successo nel passato di governare il tuo presente, di esserne vittima. Io lo so che molte esperienze magari ti hanno ferito, tante persone magari non ti hanno visto veramente, ma questa carta ti dice: guarda che la tua vita si sta definendo ed è sempre stata definita da quello che scegli di costruire adesso. Quindi nella realtà concreta potrebbe indicare anche un momento in cui tantissime situazioni si chiariscono, una decisione importante, un accordo, una scelta che finalmente mette ordine, anche un rapporto che finalmente trova un equilibrio. Ma soprattutto parla di una decisione interiore, cioè il fatto che sceglierai ciò che è veramente giusto per te. Allora c'è una domanda interessantissima che ti voglio fare, perché questa carta la chiama: c'è un punto dove stai cercando giustizia dagli altri, però questa carta ti dice che è arrivato il momento di darla a te stessa, a te stesso, cioè quando smetti di chiedere che significa giustizia dagli altri, per quello che hai subito, per quello che hai fatto, no? Allora tu smetterai di chiedere al passato di restituirti quello che hai perso, perché pacificherai il passato, tutte le pratiche che state facendo. Allora nel presente tu crei una realtà straordinaria. Ok, bellissimo, molto profonda. Carta finale, frase medicina, carta finale. Cioè, se non mi usciva il mondo come carta finale, tu stai chiudendo un karma familiare qua, ragazzi e miei ragazzi. E chiudere un karma familiare significa chiudere la pesantezza relativa a quello, la compressione e la manifestazione del tuo talento. Abbiamo il mondo qua. Io vedo chiaramente che qua tu avrai un grande successo, perché ti sentirai di meritare la bellezza, la gioia e l'amore. Magari hai passato tantissimo tempo a cercare di dimostrare, di migliorarti, di raggiungere un traguardo che finalmente magari ti facesse sentire completa, completo. Ma il mondo ti dice di riconoscere tutto quello che sei già diventato mentre ti affannavi, no? Cioè ti dice: guarda quanta strada hai fatto, guarda quante versioni di te hai lasciato andare, guarda quante volte hai ricominciato.
Ogni esperienza ti ha portato qui. Il mondo è la carta dell'integrazione, significa smettere di dividere le parti di te, ma farle sentire dentro di te come il vero grande traguardo. Cioè, quante parti di te dentro hai? La parte forte, quella più fragile, la parte luminosa, quella che ha attraversato il dolore, la parte che sogna, quella che costruisce. Tutto appartiene al tuo viaggio. E questa carta ti dice di smettere di pensare, sarò felice quando arriverò lì o farò quella cosa. No, no, ti dice di iniziare a sentire, io sono già in cammino e anche questo momento fa parte della mia realizzazione. Quindi nella realtà concreta questa carta mi indica il completamento di un ciclo che può essere o un progetto che arriva a maturazione, un cambiamento che finalmente si stabilizza o una nuova fase della vita in cui puoi raccogliere quello che hai seminato. Ma il dono più grande è sentirti finalmente a casa dentro te stessa o te stesso, cioè non devi più cercare un palcoscenico per dimostrare chi sei o la tua luce. Riconoscerai che tu sei diventato naturalmente luce per gli altri. Cioè tu, questa carta mi dice, sei completa o completo nel tuo viaggio e ogni parte di te ha contribuito a portarti qui. Cioè il messaggio complessivo di questa lettura mi dice che tu sei una persona che smetterai di aspettare il momento in cui sarai finalmente riconosciuta o riconosciuto e scoprirai che il vero riconoscimento te lo dai tu dall'interno. E qua il viaggio è questo, dal bisogno di brillare alla capacità di essere luce. Cioè il destino non ti sta chiedendo di diventare grande qua, ti sta chiedendo di ricordarti che lo sei già. Mamma che bomba! Vediamo cosa ti dicono questi oracoli. Cosa devi lasciare andare ancora per aprire la porta del tuo destino? Qual è la qualità più forte che viene incarnata? L'amore, 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 l'amore. Il cervo, potresti vedere dei cervi online, insomma, dal vivo. Amati, sii amabile con te stessa o con te stesso. Tu guarisci con il potere dell'amore, vedi la luce in tutte le cose, riconosci il tuo valore e la tua grazia. Tu guarisci, stai guarendo a mezzo dell'amore ed è l'amore che ti permetterà di realizzare questo splendido compimento. Ragazze mie, ragazzi, è una lettura fantastica, non aggiungo altro perché è veramente stupenda. Ti invito sempre a praticare e a cooperare con il tuo glorioso destino. Io ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.